Eh già, l'ingresso in Turchia è caratterizzato da due elementi che mai come questa volta saranno presenti nel mio viaggio: l'acqua e le bandiere. Già, ci sono bandiere ovunque, sui ponti, sulle fabbriche, sulle auto, sui pali della luce, nei distributori, ovunque. E questo non mi rassicura poi troppo. Per fortuna ci pensano gli sconosciuti a scrollarmi l'ansia di dosso. Ognuno di loro ha un cenno di saluto o un sorriso per me. E questo mi rasserena. L'acqua, un elemento quantomeno scontato nella vita di tutti i giorni. Per noi almeno. Già, perché chi attraversa il paese in questo periodo sa bene quanto possa diventare importante. In certe zone le aree di servizio sono praticamente inesistenti e l'unico modo di attraversare questa zona arida con questo caldo è quella di affidarsi alle centinaia di fontane che si possono trovare ai bordi della strada. E io ne so qualcosa. Don't stop me, I'm driving to nowhere alone. Don't stop me, I'm dreaming, flying to cold. Don't stop me, I'm driving to nowhere alone. Don't stop me, I'm dreaming, flying to cold. Comunque è un sacco difficile accettare il fatto che i primi giorni sia solo spostamento, trasferimento. Mancano 146 km e ne ho fatti 1900 in 2 giorni. Domani ne farò altri 700 e per ora non ho visto un cazzo. Ho visto Meteora, stupenda, qualche scorcio turco così rubato con qualche stradina in fuoristrada, però niente di che. Però fa parte del piano. I primi giorni sono carico, quindi devo macinare i chilometri per raggiungere le zone che mi interessano di più. Quindi sì, questi 3 giorni sono solo trasferimenti, puzza perché puzzo come un animale e quasi zero cibo, però ne varrà la pena. Passo la prima notte in Turchia in un campeggio sulla spiaggia. Non ho neanche il tempo di cenare, poiché ho urgenza di lavare i miei vestiti, nella solita mia maniera molto discutibile. La moto invece diventa la mia casa su ruote, come sempre. La giornata non parte benissimo. La temperatura dell'aria sembra aumentare ogni chilometro che percorro e l'acqua diventa sempre meno dissetante. Le docce poi, diciamo che mi arrangio con quello che trovo strada facendo. Ma quindi, dopo tutti questi chilometri di asfalto, terra, caldo insopportabile, perché continuo a consigliarvi di viaggiare in strada e non in aereo? Beh, per gli incontri, ovviamente. Ragazzi, ho incontrato questi 2 signori in Turchia, mi stanno portando a comprare un paio d'occhiali perché li ho lasciati in Italia e sono super gentili, mi hanno offerto il tè, stiamo parlando un po' e niente. Ciao! Ciao! Bene, ho recuperato un paio di occhiali da sole e posso continuare la mia lunga strada verso il centro della Turchia. Una statale infinita, tempestata di camion, arbusti secchi e panorami alienanti. Stanotte dormirò in un piccolo hotel trovato lungo la strada. Sono esausto, sporco e demotivato, ma domani raggiungerò la Cappadocia, una delle tappe più discusse durante la preparazione di questo viaggio. Mi ero fermato a fare soltanto benzina, però visto il caldo, loro sono degli amici che ho conosciuto oggi, mi hanno offerto caffè, acqua e adesso mi stanno raccontando da dove vengono, che sono stati anche in Italia. Saluto, ciao! Ciao.
Il mattino dopo parto presto, direzione Tusgolù e Goreme. Già, tra i posti più conosciuti di questa regione. E proprio questo mi frenava. L'idea di visitare posti famosi e disperdermi nelle mandrie di turisti usa e getta che travolgono tutto ciò che incontrano sulla loro strada. Ma a che prezzo l'avrei fatto? La verità è che certi luoghi sono turistici per un motivo ben preciso. Sono unici al mondo. Durante la visita al Lago Salato conosco due ragazzi italiani alle prese con il loro primo viaggio in moto, Filippo e Beatrice. Decidiamo di fare un po' di strada e fuoristrada insieme per raggiungere un altro lago salato molto meno turistico e affollato di questo. La strada ci ruba qualche ora, ma troviamo il tempo di fermarci a parlare e soprattutto di bere un tè insieme, come di usanza da queste parti. Dopo una stupenda mattinata passata insieme, però, bisogna ripartire. Direzione Goreme, ovviamente. Loro cercheranno una stanza e continueranno il loro viaggio da soli. Io invece cercherò qualche sentiero e un posto per dormire in tenda, così potrò godermi l'alba sulla Rose Valley. Doveva succedere prima o poi. Speravo non come un deficiente. Mentre guardo il panorama. Yeah. 3, 2, 1. Ok, sono a Goreme, stavo cercando un posto dove mettere la tenda e direi che l'ho trovato. Lo so, è una cosa già vista e stravista, è una cosa super turistica, ma ci sono certi posti che sono turistici semplicemente perché sono unici al mondo e penso che dormire qui è veramente una cosa unica. Beh, a quanto pare il posto l'ho trovato e domani mattina vedrò se ne sarà valsa la pena. Devastante dormire con un cavallo a fianco, veramente. Devastante. Tra l'altro, non è vero che dormo in piedi.